Ciao a tutti, amici del leone. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa aiutare ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la prima parte di aprile 2022, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente e segno lunare. Nella descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche, grazie. Wow, abbiamo il Sole. Cari amici del Leone, il Sole parla di quello che è un'energia genuina, un'energia pulita, frizzante. Parla di quella che è un'energia di bontà, anche un po' impulsiva, ricorda un po' l'ingenuità dei bambini. È una carta che mi parla anche di abbondanza, di crescita e, perché no, a volte parla anche di bambini. Andiamo a vedere gli angeli del cuore. Esprimi il tuo amore. Vai avanti così e compi un gesto romantico. Wow, ma che belle carte per cominciare, amici del leone. Andiamo a vedere cosa dicono adesso i tarocchi. Quindi probabilmente qui c'è qualcuno che ha bisogno di manifestarsi, se vogliamo, un pochettino di più con questo esprimi il tuo amore. Allora, andiamo a vedere, cominciamo subito con un re di bastoni al contrario. Andiamo avanti con un asso di coppe. Dunque, il re di bastoni al contrario, diciamo che vedendo questa carta e poi subito il re di bastoni, sento che per qualcuno si tratta di un, diciamo così, non so come dirlo in un modo più gentile, diciamo un deficit di passione per qualcuno, per qualcosa, una sorta di demotivazione. Anche se poi comunque abbiamo un asso di coppe, quindi l'asso di coppe fa riferimento a quello che sono i nuovi inizi, fa riferimento a quello che è l'innamoramento, fa riferimento a quello che sono le nascite di nuovi progetti o di bambini, visto che qui con il sole si parlava comunque anche di bambini, okay? Poi abbiamo un 10 di pentacoli, la temperanza al contrario e il mondo. Il 10 di pentacoli, io sento che fa riferimento a quello che è il volere un certo tipo di stabilità, magari proprio da un punto di vista economico, da un punto di vista finanziario, o una famiglia, nel senso creare proprio quello che è una famiglia. E per certi versi, avendo la temperanza al contrario, è come se non ci fosse più tanta pazienza, non si avesse più tanta voglia di aspettare. Oppure potrebbe far riferimento al fatto che i tempi, diciamo così, che non sono ancora maturi, perché c'è ancora qualche cosa che non è in equilibrio all'interno di questa situazione o di questa relazione, okay? Abbiamo poi il mondo, dicevo. Il mondo è una bellissima carta, è una carta che parla di cambiamento, è una carta che parla di novità, è una carta che parla anche questa di bambini. Ragazzi, quindi fate attenzione se non è quello che volete. Se invece è quello che volete dateci dentro. È una carta comunque che porta sempre cambiamenti. È una carta comunque che, dà quello che è un'impronta positiva. Molte volte parla anche di quelli che sono gli spostamenti, proprio a livello fisico, spostarsi da un posto all'altro. Potrebbe far riferimento anche a un viaggio, magari una vacanza o qualcosa per lo stile. Dopodiché abbiamo un 3 di pentacoli. Io sento che qui si tratta di prendersi la responsabilità di qualche cosa. Se, per voi la stesa vibra come riferita diciamo a quello che è il concepimento di un bambino o anche di un progetto, come vi ho accennato,
Si tratta proprio di prendersi questo tipo di responsabilità, okay? Okay, andiamo a vedere che altro, un'ultima carta per gli amici grazie. Abbiamo l'asso di bastoni al contrario. E di nuovo, manca un po' tutto quello che è, se vogliamo, la sfera passionale, io trovo, anche qui in questo tipo di relazione o di situazione. Se per voi è una situazione, manca proprio la passione, cioè magari si sta pensando perché comunque un asso c'è anche qui, quindi un qualche cosa che inizia c'è, ma manca probabilmente un'azione concreta, probabilmente solo una, diciamo, un inizio a livello emotivo, a livello un po' più etereo, ma concretamente non si vede ancora quello che è, l'inizio di questa situazione o di questa relazione o di questo passaggio, se vogliamo. Okay, andiamo a vedere il re di bastoni al contrario, abbiamo una stella al contrario e l'appeso al contrario. Qui un qualche tipo di desiderio, un qualche tipo di sogno, si sblocca, come se avesse uno sbocco, diciamo. Diciamo che l'appeso aiuta sempre a chiarire un pochettino come sono le cose, è una carta che arriva per portare chiarezza. In questo momento, essendo comunque, girato al contrario, è come se ci fosse già stata questa sorta di chiarezza. C'è comunque qualche cosa che si muove. Andiamo a vedere l'asso di coppe per piacere, grazie. 5 di coppe, cavaliere di coppe, il 2 di pentacoli e il 5 di spade al contrario. Ehm, Questo nuovo inizio, di cui parla l'asso di coppe, potrebbe far riferimento a una nuova relazione, a una nuova storia proprio. Perché comunque abbiamo un cavaliere di coppe. Io credo che per qualcuno, sia la fine di quello che è un passato che porta dolore, di quello che è una perdita, per, diciamo, favorire l'arrivo di questo cavaliere di coppe, okay? Diciamo che mi parlano di confronto, quindi è come se qualcuno stesse facendo dei confronti tra quello che è il passato e quello che è la persona presente. Okay, andiamo a vedere il 10 di pentacoli per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di bastoni al contrario, la morte, un 8 di bastoni al contrario, la sacerdotessa e un cavaliere di spade al contrario. Mhmm, Direi che, questo 10 di pentacoli, essendo un 10 comunque come la morte, parla di quello che è un inizio, o meglio la fine di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Sento che si vorrebbe ricominciare da capo qualcosa. Però non viene comunicato questo, perché comunque abbiamo l'8 di bastoni al contrario. È una cosa che ci si sta tenendo dentro, è una determinazione che non si sta condividendo, sento. O per qualcuno può far riferimento al fatto che non ci sia abbastanza determinazione nell'affrontare, questo tipo di discorso, questo tipo di dialogo, diciamo così, uhm, o questo tipo di taglio, di cambio. Andiamo a vedere perché abbiamo la temperanza al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo un re di pentacoli e la regina di pentacoli. Wow, fantastico. Allora, re e regina di pentacoli, essendo 2 segni dello stesso seme, può far proprio riferimento a quelle che sono le coppie per destino, okay, però avendo la temperanza al contrario è come se non ci fosse un un equilibrio tra quello che è l'uomo o la donna
nella relazione o la parte maschile e la parte femminile all'interno di uno dei due. Sento che è come se non ci fosse lo stesso intento, lo stesso anche la stessa disponibilità pratica. Magari, uno dei 2 ha più tempo rispetto a un altro, e quindi è più flessibile, diciamo così, nello spostarsi. Vi ricordo che qui c'era il mondo. Oppure è proprio questo tipo di situazione che, avendo questo tipo di gestione difficile, ad un certo punto si decide di spostarsi. Andiamo a vedere il mondo, per piacere, grazie, perché comunque anche dopo un 3 di pentacoli, che per qualcuno potrebbe far riferimento a quello che è una casa. Infatti sì, il mondo mi parla di quello che è il qui l'8 di bastoni ce l'avevamo al contrario, parla di una non comunicazione, mentre qui parla proprio di quello che è una chiacchierata, una comunicazione, una verità se vogliamo, okay? Una verità dove, sento che in qualche modo facendo questa esprimendo, vi ricordo che qui avevate esprimi il tuo amore, quindi esprimendo quello che è il vostro pensiero, sento che ci sarà una sorta di riconoscimento con quello che è il Papa e ci sarà un cambiamento probabilmente di quello che è questa situazione o questa relazione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo la forza e il 5 di pentacoli al contrario. Sì, è come se bisognasse lasciarsi indietro qualcosa. La forza, lasciarsi indietro intendo, con il 5 di pentacoli, no, la forza mi parla proprio di quello che è trovare sento proprio sicurezza in se stessi. Quindi sento che molte persone non hanno, la sicurezza di potercela fare in questa situazione o in questa relazione. È come se non si sentissero abbastanza all'altezza, sento. Però ripeto, comunque il riconoscimento qui, quello che è un'ufficializzazione, piuttosto che una chiacchierata, diciamo così, a cuore aperto, se vogliamo, a mente aperta più che tutto, il cuore lo vedo più di qua con l'asso di coppe. Perché comunque il cavaliere arriva con la coppa, arriva, per cominciare qualcosa, questo è un asso di coppe, quindi è un inizio, è una nuova fase di innamoramento. Okay, andiamo a vedere, l'asso di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo il giudizio e il fante di spade. Sì, qui probabilmente siete voi che state aspettando che qualcun altro faccia la prima mossa. O può anche essere, che stiate aspettando che qualcuno si faccia vivo, dal passato, perché comunque abbiamo il giudizio, quindi per qualcuno potrebbe far riferimento a una persona del passato. Mh. Okay. Se per caso non aveste nessuno, mhmm, potrebbe essere che ci siano, diciamo così, sento, che potrebbero esserci dei problemi con il padre per qualcuno, o con i genitori, diciamo così in generale, con le figure, genitoriali, ehm, per un qualche tipo di magari relazione che state avendo o un qualche tipo di, ehm nuova passione sento. Però avete comunque il mondo, avete il 3 di pentacoli che comunque è l'assumersi la responsabilità di fare qualcosa, quindi il mondo è una carta potenziale di cambiamento, di prosperità, porta sempre dei cambi positivi e vi dico che è anche una carta con un'energia piuttosto veloce, Quindi ecco, forse le carte vi dicono: "Non fate niente, aspettate che siano gli altri a chiamare." Diciamo così. Bene, andiamo a vedere con Osho, conscio e inconscio, quello che si vede e quello che non si vede. Nel caso non aveste nessuno, ripeto, potrebbe essere una nuova passione per arrivare a raggiungere quello che è ehm, una vostra stabilità,
un vostro appagamento, un vostro perché comunque un 10 di denari, parla di stabilità sia a livello economico, ma anche a livello familiare, a livello di casa, a livello proprio completo, globale. E io sento che è un po' questo quello a cui voi puntate, solo che probabilmente con questa morte c'è da cambiare qualche cosa, c'è da lasciarsi indietro, qualche tipo di io sento che qui è come se qualcuno non vedesse qualche cosa, non volesse vedere qualche tipo di dettaglio, diciamo così, che sarebbe utile tagliare. Però ripeto, anche per voi, se non avesse nessuno, le cose comunque cambiano, e si va verso quello che è un'acquisizione della responsabilità, okay, quindi abbiamo anche il mondo, quindi le cose comunque migliorano. Bene, andiamo a vedere 2 carte per gli amici del leone. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, potete commentare o lasciare un like al video. Abbiamo in viaggio e il mutamento. In viaggio è un numero 8, il mutamento è un numero 10, è la ruota della fortuna. Quindi o sì qualcosa cambia. Allora, quello che sento, è un 8 di bastoni, ce l'avevate già qui. Questa cioè in questo mazzo l'interpretazione è, proprio il intraprendere un qualche tipo di viaggio, un qualche tipo di avventura per arrivare a a una presa di consapevolezza, una presa di coscienza, diciamo così, no, probabilmente qualcuno ha bisogno di prendere spazio, di non vedo a parte la carta del mondo, non ho tanti riferimenti all'allontanamento, al prendere spazio, magari è solo un allontanamento, diciamo, di tipo mentale, ecco. Però comunque, c'è una sorta di lavoro che si sta facendo, okay, e a livello cosciente, questo è quello che si vede, il fatto che voi magari state facendo in modo attivo qualche cosa per cambiare questa situazione o questa relazione. Mentre quello che non vedete è il vostro mutamento interiore, è tutto quello che sta cambiando dentro, è tutto quello che state muovendo dentro e di conseguenza poi cambiando, diciamo l'energia, il modo in cui vibrate dentro, automaticamente con il mondo cambia anche, l'energia esterna, okay? Andiamo a vedere con questo mazzo un ultimo oracolo per chiudere la lettura per gli amici del leone. Sono belle carte, sono belle carte. Esprimi il tuo amore, io questa la vedo anche molto in senso generale, non necessariamente in coppia o uno nei confronti dell'altro, cioè non so se vi è mai capitato di fare quei gesti di gentilezza spassionati senza aspettarsi niente in cambio, magari a degli sconosciuti, ecco anche quello è un modo di esprimere amore. E qui mi parla di parlare. Guardate, qui c'è scritto, interessandosi a qualche cosa, parlando di più, aspettando un messaggio e qui ve l'ho detto che aspettate una comunicazione che arrivi. Ah no scusate, un messaggio che stavate aspettando arriva. Ehm, un messaggio di testo potrebbe essere, una chiamata, un'email oppure hoovering. E vi invito, non ve lo dico che cosa vuol dire, vi invito a cercarlo su Google, che cosa vuol dire hoovering, per chi non lo sapesse già ovviamente. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.